Bentornati su Bikerella, siamo sempre insieme a 77 Roads nel nostro viaggio sull'Orient Express. In questo episodio vedremo Sarajevo nella giornata del Festival del Film, ma anche Mostar con il suo coloratissimo bazar. Andremo in giro nelle campagne bosniache fino ad arrivare a Lubiana, ultima tappa di questo bellissimo viaggio. Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, abbiamo appena superato la frontiera col Montenegro e adesso faremo l'altra parte che ci farà entrare in Bosnia. È incredibile, la frontiera sembra allestita sul momento. Attraversiamo un ponte ricoperto da travillegno, al posto dei gabbiotti ci sono dei container, sembra la scena di un libro di spionaggio ambientato ai tempi della guerra fredda. Il paesaggio continua ad essere bellissimo, attraversiamo curve, strade in pendenza, racole di montagne e viste spettacolari. Siamo vicino alle vette delle Alpi dinariche. Siamo diretti a Sarajevo, che sarà l'ultima tappa della giornata. Quest'ultimo pezzo di strada non è stato affatto un semplice trasferimento verso la meta, ma ci ha offerto panorami straordinari e suggestivi. Ed eccoci a Sarajevo, si sta tenendo la settimana dedicata al Film Festival, che è uno degli eventi cinematografici più importanti dei Balcani. Il cuore del festival è nel centro storico della città, che brulica di gente. Stasera è prevista la cena in un locale tipico al centro e nel dopo-cena ci lanciamo in un giro della città, lasciandoci trascinare dal clima di festa. Ma eccoci di nuovo in viaggio, pronti per una nuova avventura. Partiamo da Sarajevo e arriviamo a Mostar, costeggiando il fiume Narenta e poi via fino a Biac, l'ultima tappa della giornata. Siamo in partenza da Sarajevo, oggi rimaniamo in Bosnia, l'ultima tappa è Biac, però ci fermeremo anche a Mostar. La strada verso Mostar ci regala da subito dei panorami fantastici. Passiamo per il lago di Jablanica, un lago artificiale che è formato dalla diga sul fiume Narenta. La diga fu costruita negli anni 50 durante il periodo della Jugoslavia socialista per la produzione di energia idroelettrica. Il risultato è stato quello di creare un lago di una bellezza pittoresca, circondato da montagne e colline che lo rendono un luogo suggestivo. Dopo il lago la strada continua ad essere bellissima, attraversiamo tutta la valle del fiume Narenta, seguendo esattamente il corso del fiume. La vista sulle montagne circostanti è meravigliosa e continua così, regalandoci scorci e paesaggi, fino all'arrivo a Mostar. Mostar è una città fiabesca, un fascino indescrivibile, già solo la vista che c'è sul ponte è da 1001 notte. Questo ponte, lo Stari Most, è da sempre simbolo della città e lo è diventato ancora di più dopo la sua distruzione nella guerra dei Balcani e la conseguente ricostruzione. Siamo ad un passo dall'antico bazar, con le strade acciottolate e i 1000 colori delle sue botteghe. Questo è il caffè bosniaco. Hai capito? Guarda che carino. Si mette così la zolletta, questa è per far posare. Siamo partiti da Mostar e siamo diretti alla nostra destinazione finale, Biac. La temperatura è di 36 gradi, fa veramente molto caldo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Attraversiamo ancora tanto territorio in Bosnia, siamo in collina, l'atmosfera è bucolica, non siamo molto in alto, ma l'aria diventa un po' più fresca man mano che si sale, facendoci respirare un po'. Siamo ai confini con la Croazia, nella parte della Bosnia più autentica e vera. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. Abbiamo fatto una strada bellissima, in collina direi, perché siamo sui 400-500 metri, abbiamo attraversato tantissimi paesaggi e ci siamo fermati in questo bellissimo bar che è molto semplice, però c'è una ragazza simpaticissima che si sforza di parlare con noi. In a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through. Ancora un po' di strada bellissima e finalmente poi arriviamo al nostro hotel che si affaccia sul fiume Una. Qui mangiamo uno stinco di maiale indimenticabile mentre ascoltiamo il nostro tour leader che ci dà le indicazioni per le tappe di domani. E allora di nuovo in sella per le ultime tappe di questo viaggio meraviglioso. Partiamo da Biac e passiamo per le campagne croate, ci fermiamo a Ogulin e poi via verso Lubiana. Siamo in partenza da Biac e siamo diretti a Lubiana come ultima tappa. Oggi è l'ultima tappa del nostro meraviglioso viaggio Oriente Express con 77 roads. È stato un viaggio bellissimo, è volato via, del resto si sa, le cose belle durano poco. Attraverseremo 2 frontiere, una tra Bosnia e Croazia e l'altra tra Croazia e Slovenia. Eccoli i nostri eroi alla loro penultima frontiera. Come va Pier? Mucho bien, mucho bien. Benissimo! Il cielo è un po' minaccioso, ma il nostro viaggio continua nelle piccole stradine che attraversano la campagna croata. Ogni tanto incontriamo piccole casette immerse nel verde, raggiungiamo la città di Ogulin alla ricerca di un caffè e intanto visitiamo il simbolo di questa cittadina che è il suo castello medievale. Quindi siamo al castello medievale di Ogulin, che è stato costruito da un lord, da un signore del posto. Il nome era Frankopan, il cognome era Frankopan. E pare che comunque la fortuna della città sia tutta dovuta a questa famiglia. Abbiamo cercato un bar per prendere un caffè, ma non accettano carte e solo contanti, quindi qui siamo in Croazia, c'è la laguna croata, ma noi abbiamo ancora una piccola quantità di marchi bosniaci che comunque non sono serviti. Per fortuna abbiamo acqua e un po' di frutta secca. Adesso andremo a fare benzina e lì sicuramente accettano carte e ci prenderemo finalmente il nostro caffè. Della frontiera tra Croazia e Slovenia è rimasta solo la struttura e un cartello che ti avvisa che siamo in Slovenia. Andiamo via lisci quindi verso Lubiana, la piccola ma affascinante capitale della Slovenia. Eccoci a Lubiana, dopo un breve riposino in albergo andiamo un poco in giro alla scoperta della città. Ecco il famoso ponte con i 4 draghi alati. Quando fu costruito fu il primo ponte cemento armato esistente. I locali, a causa di questa presenza dei draghi, lo chiamano la suocera. Ma perché ce l'hanno tutti quanti sempre con le suocere? E finisce qui la nostra avventura sull'Oriente Express con 77 roads. La prossima parte del video sarà dedicata ai commenti. Chiederemo a tutti i nostri compagni di viaggio cosa ne pensano, cosa gli è rimasto impresso. È proprio a loro che dedichiamo questa parte, ma anche a chi magari vuole fare lo stesso viaggio e vuole sapere cosa ci ha colpito di più. Quindi restate connessi. Ciao! Salve complimenti per aver portato al termine 5.070 erotti chilometri da Udine a qua. Noi siamo arrivati fino ad Istanbul, abbiamo percorso quello che era il vecchio tragitto più o meno da fumetto dell'Oriente Express.
che partiva da Londra, Parigi, Venezia, arrivava a Finisterre. Percorso passando per Belgrado, Zagabria. Abbiamo idealmente fatto anche noi. Saluti, a presto e buona strada! Qual è la strada che ti piace di più? Quella che mi è piaciuta di più in assoluto è quella sul Durmitor, ma non scarto le campagne della Romania. Transalpina, Transva-Garajan, Durmitor, bellissimo. Allora, la strada che mi è piaciuta di più è la Transalpina. E invece mi ha stupito, questo non mi aspettavo, mi gioco questa carta, l'ultima parte della Bosnia. Mi è piaciuta di più la strada del Durmitor. Montenegro. Montenegro. Effettivamente, come tanti hanno detto, il Montenegro è stato una sorpresa. Tantissime curve, paesaggi, uno diverso dietro l'altro, quindi è proprio bello. La strada si ripete sempre quella la stessa, ogni volta che la faccio, pur avendola fatta tante volte, mi emoziona sempre di più questo viaggio, perché l'ho fatta anche con la mia consorte che mi sopporta le bestemmie che tiro contro di me. Transva-Garajan sicuramente, per le condizioni meteo, nebbia, 4 gradi e mezzo, aveva il suo fascino. La Transva-Garajan, sempre lei, è rimasta lei. La Transva-Garajan, il Durmitor, la strada più da guidare verso Alpina. La Romania è una terra meravigliosa, che non mi aspettavo che fosse così. Sono entrata in territori che non avrei mai considerato terra di viaggio. Tipo? Kosovo, Macedonia del Nord. Skopje è un contrasto fantastico tra quella che è la città vecchia e la città nuova. Il viaggio mi è piaciuto veramente, è stato organizzato veramente bene. Cosa che racchiude il viaggio? Ma adesso dire le parolacce in video non me la sento. È eccezionale. Altalenante. Equilibrio. Un viaggio con un gruppo abbastanza affiatato, molto educato e rispettoso nei confronti degli altri. Questa è la frase secondo me, mo getto il Buscopan, lancio il Buscopan su quelli che mi inseguono. Quella è la frase, nessun viaggio ci sarà mai. Io la frase non ce l'ho, però devo dire che io questo viaggio non l'ho scelto, ma mi ha scelto lui, quindi mi sono fatto trascinare. Senza frontiere. Con tante frontiere direi. È proprio per questo, però siamo andati via senza frontiere, tutto sommato siamo entrati ovunque. E poi non avevo mai visto un'Africa Twin andasse a benzina e Gaviscon. Non avrei mai creduto di arrivare a Istanbul con la moto, soprattutto con la mia. Differenza emozionante. Sembrava un viaggio semplice, ma in realtà è stato ricco di contenuti. Un'esperienza di vita, una scoperta, scoprire anche... Scopri il mondo, scopri te stesso con 77 Rose.